Check the mic and make sure it sound right, boys. Buongiorno a tutti, io sono Alfred73 e oggi parliamo ancora di pannelli. Vedremo come ripristinare un pannello parzialmente difettoso con un piccolo trucco, perdendo qualcosina in definizione. Questo pannello presenta innanzitutto un difetto di immagine doppia e dei colori stonati, con il rosso in particolar modo tendente al viola e quindi praticamente assente. In un video precedente abbiamo visto come funziona e come diagnosticare una scheda T-Con guasta che si occupa di controllare questi display a cristalli liquidi. Abbiamo visto le varie tensioni di riferimento all'interno della scheda. Oggi vediamo come diagnosticare un pannello guasto e come cercare di recuperarlo parzialmente. Abbiamo visto infatti che i segnali di clock decidono le righe e i colori da visualizzare all'interno del pannello. Entrano questi segnali seriali che da degli shift register vengono utilizzati poi per accendere le varie righe del pannello. Ognuno di questi clock controlla gruppi di righe. Quando il chip che comanda lo spegnimento sul pannello si guasta, le righe appariranno raddoppiate. Questo fenomeno appare sullo schermo con delle immagini stonate o doppie, come nel mio caso. A complicare ulteriormente il quadro dei sintomi vi è il fatto che il televisore a freddo, appena acceso, non presenta nessun difetto. Le immagini e i colori sono perfetti. Dopo una quindicina di minuti, tuttavia, interviene il guasto. A seguito del riscaldamento, l'immagine diventa doppia e i colori diventano stonati e il rosso sparisce completamente. Ogni volta che in elettronica c'è un problema legato al surriscaldamento, il buon ghiaccio spray ci viene in aiuto e ci consente di individuare agevolmente il componente difettoso che muta le proprie caratteristiche con la temperatura semplicemente spruzzandocelo sopra. Ed infatti anche in questo caso, spruzzando del ghiaccio sul laterale del pannello laddove si trovano i chip on glass, a un certo punto, come per magia, dopo qualche secondo i nostri colori torneranno a brillare normalmente. Segno evidente che il componente guasto è proprio lo stesso pannello. Il raffreddamento evidentemente ha ripristinato le caratteristiche dielettriche del componente difettoso. Se vi piacciono i miei video, vi ricordo che potete supportarmi semplicemente mettendo like e iscrivendovi al canale. Grazie mille. Chiaramente il ghiaccio spray è di aiuto, ma non è la soluzione del nostro problema. E allora vediamo come comunque possiamo risolvere questo problema, ma perdendo qualcosa in termini di definizione. Andiamo a smontare questo televisore modello Bravia KDL 32BX300. Per riparare questo pannello dobbiamo smontare tutta la cornice che lo blocca al televisore, e qui mi raccomando prestate la massima attenzione perché questi pannelli sono fragilissimi. Magari bloccateli con dello scotch allo chassis del televisore per evitare che si muovano. Una volta avuto accesso alla scheda T-Con, che è quella che ci interessa per effettuare questa riparazione, e andiamo nei pressi del chip che genera i sincronismi per i gate driver del pannello, Max 17121E. In un video precedente abbiamo visto come funziona questo chip generatore dei sincronismi di riga per pannelli LCD. Da questo chip infatti fuoriescono dei segnali di clock che vanno ad accendere 4 righe quasi contemporaneamente e ripetutamente e spengono tutte le altre. Sappiamo che i segnali di clock per l'accensione della riga entrano in serie all'interno di queste piste di clock e poi dagli shift register vengono convertite in parallelo per l'accensione effettiva della riga. Le righe sono distinte in pari e dispari.
e con un piccolo trucco di ritardo su questi clock ne vengono in pratica visualizzate 4 alla volta. Questo vuol dire che eliminando completamente uno di questi 4 clock, l'immagine verrà comunque visualizzata a schermo, ma avremo una perdita di definizione perché tutti i pixel di quelle righe collegate a quel segnale di clock saranno spenti. Il risultato sarà una leggerissima griglia sull'immagine finale. Per realizzare questa riparazione, tutto quello che dobbiamo fare quindi è andare sperimentalmente ad interrompere ad uno ognuno di questi 4 clock di riga CKV1, CKVB1, CKV2 e CKVB2 fino a trovare quello che comanda gli shift register difettosi sul pannello. Per individuare le uscite di questi clock basterà guardare i pin sul datasheet del circuito integrato oppure più semplicemente sul circuito stampato cercare i relativi test point. Nei flat di uscita verso il pannello troveremo dei test point per questi segnali di clock. Tagliando le piste che vanno verso il pannello in maniera sperimentale, controllando l'immagine fino a trovare quella difettosa. Se non vi è miglioramento, ogni pista dovrà essere ripristinata. Per compiere questa operazione con della carta vetrata sottilissima vado a togliere lo strato di smalto presente su queste piste per poter effettuare il taglio e poi eventualmente il ripristino con saldatura a stagno. Faccio della pulizia con un cotton fioc imbevuto di solvente, dopodiché sono pronto con un bisturi per effettuare il taglio della prima pista. Seguendo la nomenclatura sulla destra parto da CKV2, ma l'immagine non mostra segni di miglioramento. Pertanto proseguo a tagliare il clock CKV1 e ovviamente a questo punto dovrò ripristinare la clock CKV2 ed infatti dopo aver tagliato questa linea e aver ripristinato CKV2 la mia immagine inizia a migliorare, segno che lo shift register difettoso sul pannello è proprio quello collegato al clock CKV1 ed in questo modo ho recuperato il colore e la qualità dell'immagine sul pannello. L'unico prezzo da pagare è questa griglia quasi invisibile dovuta alla mancanza di alcuni pixel sullo schermo. Chiaramente questa soluzione non è una soluzione eccellente, però possiamo magari utilizzare il nostro display per compiti meno impegnativi, come per esempio una videosorveglianza. Bene amici, io vi ringrazio per la visione, spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a mettere like ed iscrivervi al canale e vi do appuntamento alla prossima. Check the mic and make sure it sound right, boys.